Sicuramente penserete che ci sono libri più rappresentativi di Isaac Bashevis Singer rispetto a Nemici, una storia d'amore. Penso alla famiglia Mosca, penso a Satana Gorei o anche al Mago di Lublino, ma io ve ne voglio parlare per una serie di motivi. Il primo è perché in questo libro troverete condensate tutte le tematiche del geniale scrittore che vi ricordo nel 1978 ha vinto il premio Nobel. In questo libro troverete la tristezza, l'umorismo, troverete questo incredibile intreccio di tematiche familiari, anche se qua in effetti non così ampie come rispetto allo standard di Singer. Un altro motivo per cui voglio raccontare questo libro è che potete leggerlo, anzi ascoltarlo gratuitamente, perché lo troverete su Rai Play Sound, letto e interpretato dalla bravissima Patrizia Zappa Mulas. Un altro motivo per cui voglio raccontarvelo è perché in questo libro viene descritta in maniera incredibilmente efficace la disperazione, le contraddizioni, il senso di solitudine e anche di inadeguatezza, ma soprattutto il bisogno di spiritualità dei personaggi di Singer. Ma c'è una motivazione che è più importante di tutte le altre, ed è che secondo me questo libro è una testimonianza incredibilmente importante della Shoah. Ora io non voglio paragonarlo a Se questo è un uomo di Primo Levi o a Necropoli di Boris Pahor. Questo libro non racconta gli orrori dei campi di concentramento, non racconta cosa si prova a vivere sotto il giogo del nazismo come nel diario di Anna Frank, però in questo libro viene toccata una tematica che non è stata così approfondita nella letteratura, ed è quel senso di vuoto che è stato lasciato ai sopravvissuti che si sono ritrovati subito dopo, alla fine della guerra. In questo libro, che è ambientato nel dopoguerra proprio a New York, viene, secondo me, descritto e delineata questa caratteristica. Queste persone che vagano nel mondo senza uno scopo, senza speranza e senza sapere se i loro familiari sono vivi. Questa disperazione, questa tristezza, questo quasi senso di irrealtà è secondo me veramente l'emblema di questo scrittore e anche il punto migliore della letteratura sulla Shoah da questo punto di vista. Questo libro, che è stato scritto in Yiddish come tutti i libri di Singer, in realtà non ha avuto un grande successo appena pubblicato, uscito a fascicoli nel 1966 e poi pubblicato in inglese nel 1972, non aveva ricevuto delle critiche particolarmente positive. Il New York Times aveva scritto che in questo libro Singer aveva perso un po' la sua vena umoristica e creativa, ma soprattutto in questo libro questo libro non portava a nulla. Secondo il critico, in questo libro non c'era una redenzione finale, una liberazione o una speranza. Anche incredibilmente vengono criticate anche le scene di sesso, ora che vengono descritte come scialbe, piatte. Secondo me questo libro invece è molto importante, prima di tutto perché non è vero che non c'è speranza. Noi torniamo ai sopravvissuti della Shoah. Che speranza potevano avere delle persone che non sapevano se la loro famiglia era viva o morta, oppure ancora peggio, che pensavano che la loro famiglia fosse morta, i loro figli, la loro moglie, i loro mariti fossero stati trucidati nei campi di concentramento. Eppure, in questo libro, alla fine, io non voglio raccontarvelo, ma voglio semplicemente darvi un'indicazione della profondità di Singer. Non sono certo io a scoprirla, ma è giusto riprenderla, secondo me. In questo libro alla fine c'è una fiammella, una luce proprio di speranza. Sembra quasi un pensiero avuto in un secondo momento, come se Singer avesse deciso di cambiare il finale. È proprio in un momento di massima tristezza in cui tutti i personaggi vanno un po' a rotoli, si invertono le parti e sembra che non ci sia salvezza, ma proprio in quel momento Singer accende questa fiammella e, come dicevo, sembra quasi un ripensamento in un secondo momento, ma in realtà proprio in quel momento, proprio nelle ultime pagine, ci rendiamo conto che non è un ripensamento, ma in realtà Singer ci aveva accompagnato per tutto il libro fino a questo punto, ci aveva preso per mano
e ci aveva accompagnato magari per strade, per vicoli bui, scalette nascoste, porticine chiuse e lungo corridoi senza luce, e piano piano, senza farci capire in che direzione stessimo andando, ci aveva portato verso questo finale, che è più di una redenzione, più di una salvezza, ma è una vera e propria speranza. E alcuni hanno descritto questo libro come un libro religioso a suo modo. Ora, sì, è vero, in questo libro c'è molto, Singer lo mette spesso la religione nei suoi libri, ma è più quasi un anelito di religione, una voglia di religione, una speranza che la religione possa essere la risposta. Ma lo è veramente? Non si sa. Singer non dà la risposta a questa domanda, ed sta a noi probabilmente cercarla, come in molte delle tematiche affrontate dallo scrittore. Io non voglio quindi raccontarvi cosa succede in questo libro. Secondo me ci sono degli aspetti che devono essere scoperti. C'è un'altra tematica, per esempio, che è la critica al sesso, ma che sesso può esserci gioioso, che gioia può esserci nel sesso tra persone che hanno perso tutto e che non sanno cosa succederà poco dopo. Secondo me la risposta di Singer è efficace. Tra queste persone c'è del sesso che è un momento di realtà, in un momento in cui vogliono dimenticare che c'è stato un prima e c'è stato un dopo, e vogliono che quell'attimo duri per sempre. E poi subito dopo, invece, pensano che quell'attimo è passato e non hanno neanche speranza che ce ne sarà uno dopo. Secondo me la risposta di Singer è corretta, è più che corretta, è evocativa, e trascende il singolo aspetto di un rapporto tra i protagonisti del libro, ma veramente ci accompagna nella psicologia, nella vita di queste persone che hanno passato questi orrori. E come vi dicevo, secondo me la cosa importante è scoprire queste tematiche da sé. Magari sono cose che io mi sono immaginato, a cui ho voluto credere, e per questo voglio lasciarvi con una serie di compiti. Magari scoprirete qualcosa di più rispetto a quello che sono riuscito a capire io. Secondo me è un punto importante da cui partire la vita di Singer. Singer ha avuto 3 fratelli, 2 fratelli e una sorella, e uno era Israel Joshua Singer, un altro scrittore, e Esther Kreitman, la sorella, è invece un'altra scrittrice. E il suo personaggio è secondo me quello che vale maggiormente la pena approfondire. Lei non ha avuto un rapporto facile con Singer, che le ha negato dei soldi, l'aiuto per andare negli Stati Uniti, però ha avuto una influenza incredibile sullo scrittore, che l'ha usata per i suoi romanzi in più di un'occasione. E un altro compito che voglio lasciarvi per comprendere lo scrittore è, se potete, guardate il film Nemici, una storia d'amore, un film uscito nel 1989, interpretato da una bravissima Anjelica Huston, che nel 1990 riceverà anche una candidatura all'Oscar proprio per questa interpretazione. E infine, l'ultimo compito che voglio darvi per scoprire Singer è la sua Nobel Lecture, leggere la sua Nobel Lecture, cioè la dichiarazione che ha fatto quando ha accettato il premio Nobel. Isaac Singer ovviamente ha ringraziato l'Accademia e ha voluto esprimere anche il suo lavoro, il suo amore per la cultura Yiddish, ma soprattutto ha voluto lanciare una limpida dichiarazione di intenti. Io voglio leggervi soltanto la frase di apertura di questa Nobel Lecture, in cui Isaac Singer dice una cosa secondo me veramente interessante. Isaac Singer comincia la sua dichiarazione dicendo: il narratore e poeta del nostro tempo, come in qualsiasi altro tempo, deve essere un intrattenitore dello spirito nel pieno senso della parola, non solo un predicatore di ideali sociali o politici. Ecco, questo secondo me è Isaac Singer, e secondo me è Nemici, una storia d'amore, e per questo, anche per questo, vale la pena leggerlo. Grazie.